cosa rimarrebbe di voi se vi portassero via tutto, o perlomeno se vi portassero via una persona che amate, a cui gli volete bene. Nel 1945 un uomo è salito sulle montagne per recuperare il corpo di suo fratello fucilato. Non c'erano più documenti, non c'era più neanche il volto. Lo ha riconosciuto solo così, dai vestiti d'operaio che indossava. Oggi sono ad Agliate, il paese in cui quel ragazzo è nato, per cercare la sua lapide all'interno di questo cimitero, dove suo fratello lo portò per dargli una sepoltura dignitosa. Spegnete le luci ed accompagnatemi in questo breve viaggio. Allora, i documenti ufficiali dicono che Andrea Ronchi, di cui hanno dedicato una via in questo paese, aveva solo 29 anni. Lui altro non era che un operaio tessile, uno che lavorava sodo, lavorava duramente, come tutti i ragazzi di quell'epoca. E diciamo appunto che Agliate era un paese molto ricco di tessiture, in quanto ci troviamo vicino ad un fiume che dava energia a queste tessiture. Andrea Ronchi si arruolò nei partigiani. Chi erano questi partigiani? I partigiani non erano un corpo riconosciuto, non erano dei militari, era solamente un gruppo di persone particolarmente patriottiche che andavano insieme ad altre persone a sabotare le linee nemiche dei tedeschi insieme ai fascisti italiani. Lui era uno di quelli che praticamente faceva da spola tra qui e le montagne circostanti, per la precisione in Trobbio, e portava informazioni appunto che si raccoglievano all'interno del paese, e raccoglieva soldi che servivano per finanziare queste truppe. Oggi voglio cercare la sua lapide, se esiste ancora, se è in qualche modo ricordata all'interno di questo cimitero, perché è proprio all'interno di questo cimitero che suo fratello lo portò un anno dopo la fine appunto di questa orribile guerra. Adesso voglio andare appunto a cercare, ma diciamo che non sto vedendo lapidi dedicate, non sto vedendo nulla che ricorda appunto quei periodi, nonostante, ecco qua, non c'è assolutamente nulla, nonostante che ci sia una via che è stata appunto dedicata a lui all'interno del paese, e c'è fuori a ricordare un gruppo di uomini, ma militari ufficiali caduti, che dopo farò vedere. Qui c'è solo una croce. Io quando cammino all'interno dei cimiteri sento sempre mille rumori, è un po' una sensazione molto strana. Alle volte mi sento anche un po' osservato, come se qualcuno mi controllasse per vedere che cosa sto facendo. Vediamo un po' questa lapide, ma non penso che sia, c'è un lumino, ma non penso sicuramente che sia dedicata a lui. Quello che sto cercando è proprio una sua lapide, ma lo sto cercando perché, essendo appunto un patriota e quindi una persona anche molto importante che ha fatto un po' la storia dell'Italia, ma soprattutto di questo paese, è stato riconosciuto anche dall'ANPI, quindi l'Associazione Nazionale dei Partigiani, dovrei trovare qualcosa almeno legato alle commemorazioni, no? Almeno dei fiori, qualcosa che ricorda appunto il suo sacrificio per la patria. Però al momento non riesco a trovare assolutamente nulla, anche se il cimitero è molto piccolo. Dunque continuiamo la storia. Il 10 ottobre Andrea viene catturato durante un importante rastrellamento, uno di quelli congiunti tra militari fascisti italiani, le cosiddette, non so se si può dire così o se è giusto dire così, le SS italiane,
e quelle tedesche. Viene catturato ad Introbio insieme ad altri suoi commilitoni, compagni di questa sua patriottica avventura. Vengono torturati e diciamo appunto che i militari lo, come dire, lo costringono tramite tortura a fare dei nomi, a raccontare chi sono quelle persone che li aiutavano, chi sono le altre persone che sabotavano la guerra dei fascisti italiani. Lui non ne fa parola, viene quindi purtroppo affiancato al muro e viene fucilato insieme ad altri suoi compagni, senza dire un nome, senza farne parola, assolutamente muto. Immaginatevi in quell'epoca che cosa voleva dire essere lì ad Introbio, catturato da queste persone che ti stanno torturando e tu non parli, non dici niente, non fai nessun tipo di nome. Cosa succede? Succede che, come accadeva a tante persone di quell'epoca, viene messo in una fossa comune. Lui è sfigurato, però diciamo appunto che il parroco di Introbio fa una cosa ancora più bella, cioè lui segna tutte le persone tramite un numero, lo scrive e lo tiene appunto nei registri appunto della chiesa, ed è proprio in quel modo che suo fratello, attraverso un numero e attraverso i vestiti che stava indossando, che indossava in quel periodo, lo riconosce. Nel 1945 non penso che esistevano così tanti mezzi per portare una persona da un paese come Introbio a dove mi trovo ora. Quindi penso che armato di aiuti trasporta suo fratello nel cimitero in cui lui è nato per dargli degna sepoltura. Ed è proprio questo cimitero qua in cui mi trovo. Qua c'è un'altra tomba, ma non riesco, Giuseppe, però Besana, quindi no, assolutamente no, non è lui. E pregate per l'anime del defunto, per l'anima del defunto Pierfranco, no, non è lui. Orca. Questo è uno scheletro, un teschio, proprio strano come lapide. Beh, oddio, a parte che ci sono delle ossa qui, delle ossa qua sotto, e anche qui era molto probabilmente si usava fare queste raffigurazioni. Faccio un ultimo giro di perlustrazione, dopodiché esco. Molto probabilmente, non lo so, sarà stato tirato via. Di sicuro ad Introbio c'è una lapide a ricordarlo, quello di sicuro sì, però insomma è una delle tante storie, così come ci saranno tantissime altre storie molto simili a quelle di Andrea di quel periodo. Nel raccontarla sinceramente mi sono venute anche un po' di lacrime agli occhi. Pensate cosa ha fatto un ragazzo molto giovane per la patria e poi morto per la patria. Niente, mi dispiace, ma qui non riesco purtroppo a trovare più nulla. Queste sono zone che ho già fatto anche prima ma non riesco
a vedere. Mi aspetto almeno un qualcosa di comunale, qualcosa comunque di commemorativo, una lapide comunque abbastanza grande dove poter porgere i fiori il 25 di aprile, ma o non la vedo io oppure proprio non esiste traccia. Qua a quanto pare questo è la parte nuova del cimitero. Niente, ritorniamo indietro, ma anche in questo caso non sono riuscito a trovare nulla. Adesso provo a fare l'ultimo tentativo qua. Qua non c'è nulla. Queste sono tombe molto più giovani, queste sono una serie di tombe di suore che tra l'altro vanno anche sotto, una serie di tombe di suore infermiere. Qua sono tombe abbastanza recenti, ossari, vabbè, cioè no, ossari no, sono tombe abbastanza recenti anche queste. Qua va giù e vede altre suore che molto probabilmente hanno operato qui nell'ospedale di karate che è qua vicino. L'unico ricordo che ho potuto trovare qui è questo che è un po' un altare esterno al cimitero dei caduti per la patria. Qui c'è soldato Broggi Ferdinando, sono un bel po', saranno più di una decina. Qui Beretta Luca di karate, qui soldato Caglio Giulio, qui c'è il monumento, eccolo qui, e la bandiera. Mi dispiace veramente tanto di non essere riuscito a trovare un suo ricordo. Vimercati Massimo. Parlando con alcune persone mi hanno indicato un monumento dove lui è ricordato. Eccolo qui. Allora, in memoria dei caduti della seconda guerra mondiale: Colombo Giovanni, Colzani Francesco, Consonni Giovanni, Manzoni Mosè, Ronchi Andrea. Queste 5 persone molto probabilmente erano le persone che sono state fucilate insieme a lui quando li catturarono ad Introbbio.